Madeira, un autentico paradiso incastonato nel cuore dell'Atlantico. Una sinfonia di colori e contrasti che dipingono il cuore dell'oceano con sfumature di verde smeraldo e blu turchese. Esploreremo insieme gli scorci più affascinanti di questa incredibile isola portoghese, dove ogni angolo è letteralmente un quadro vivente. A circa 500 km dalla costa africana, quest'arcipelago posto oltre le colonne d'Ercole, secondo Diodoro Siculo, era già noto ai Fenici nel IV secolo a.C., ma fu solamente nel 1418 che alcuni navigatori portoghesi naufragati a seguito di una tempesta a Porto Santo scoprirono questo arcipelago vulcanico. Madeira, l'isola più grande, il cui nome significa legno, fu scoperta solamente un anno dopo e fu così chiamata poiché era interamente coperta da fitte foreste di alberi. Probabilmente vi state già chiedendo da dove inizierà il nostro viaggio. Inizia da qui, a 1810 metri, Pico do Areiro, alle mie spalle l'osservatorio della NATO. Lasciamo la nostra auto presa a noleggio nel parcheggio sotto l'osservatorio della NATO e intraprendiamo senza esitazioni questo sentiero che collega le due vette più alte dell'isola, Pico do Areiro e Pico Ruivo. A proposito di auto, come in tanti altri video che realizzo durante i miei viaggi, ecco subito prima di iniziare alcuni preziosi consigli. Affittate un'auto in aeroporto, perché i trasporti pubblici spesso non servono tutta l'isola. E che sia di ottima cilindrata. Sì, perché qui potete trovare salite ripide con pendenze dal 10 al 25%. E vi assicuro che alcune di queste sono davvero impegnative. Secondo consiglio, portate con voi sempre un impermeabile. Il meteo qui può avere cambi molto repentini e avere un guscio torna sempre utile. In ultimo, quando affrontate i sentieri, portate sempre acqua potabile e qualcosa da mangiare. Ma ritorniamo al nostro sentiero. Questa è la zona dove millenni fa sono avvenute le più grandi eruzioni di quest'isola, vulcani che oggi ormai chiaramente sono spenti. Ed è forse insieme alle falesie strapiombanti della costa la zona meno vegetata di Madeira. Il sentiero, recuperato una quarantina di anni fa, è stato sistemato in maniera esemplare e nelle parti più esposte è accuratamente protetto da passamani in acciaio. I venti dell'Atlantico ci accarezzano con forza mentre intraprendiamo il nostro cammino lungo questo sentiero, che già sin dall'inizio mostra i suoi panorami a strapiombo tra dicchi magmatici e verdi pareti. Un tracciato che si snoda attraverso paesaggi surreali, ricchi di contrasti. Si cammina su una stretta cresta, attraverso gradini ripidi e un selciato molto ben realizzato. Già da qui si può comprendere perché molti lo identificano come uno dei sentieri più belli al mondo. Ci aspettano quasi 12 km, 6 andare e 6 al ritorno, e il sentiero è molto articolato, ma è uno dei trail più spettacolari e panoramici al mondo. Il meteo, fortunatamente, è dalla nostra parte, perché qui spesso le nuvole la fanno da padrone e non permettono di godere dei panorami che stiamo apprezzando oggi. Durante il percorso abbiamo avuto anche un'altra fortuna, quella di vedere scorazzare un animale agile, astuto e combattivo, e che soprattutto si sa arrampicare molto bene, la cotornice. Dopo quasi 1 chilometro e 600 metri raggiungiamo un favorevole punto di osservazione, Ninho da Amanta, recintato ma al contempo molto esposto sulla Valle Ribeira da Faia da Nogueira. Man mano che avanziamo nel percorso c'è sempre meno gente. Tutta la folla si ferma ai primi chilometri e poi torna indietro. La perdita di quota comincia ad essere notevole e gli scenari cambiano rapidamente. Arriviamo presto al primo dei tanti tunnel di questo fantastico percorso. Adesso si comincia a entrare anche dentro la montagna. Tunnel do Pico do Gato. Quest'ansia è breve, sembrano quasi 100 metri. La torcia potrebbe non servire, ma averla con sé è sempre bene. Consiglio valido anche per altri sentieri qui a Madeira.
Gli strapiombi vertiginosi lungo questo percorso sono una costante e viste le continue salite e discese a cui si è sottoposti, lo sforzo va dosato, perché il rischio di stancarsi è alto. Il sentiero si sta confermando veramente impressionante, ci sono dei passaggi spettacolari, con delle viste mozzafiato. Certo, per chi soffre di vertigini è assolutamente sconsigliato venire qua. Nel tragitto abbiamo visto diverse persone in serie difficoltà, anche con scarpe o attrezzatura completamente inadeguata. Purtroppo non ci si informa mai abbastanza, e per quanto la natura può sembrare amichevole e alla portata di tutti, spesso può essere davvero insidiosa se non la si affronta con la giusta preparazione. La prima cosa che ho pensato durante questo sentiero è stata quella di immedesimarmi in coloro che l'hanno creato. Con questi passaggi a strapiombo sono stati degli eroi, lo possiamo dire. Forse uno dei tunnel più lunghi, saranno quasi 200 metri. C'è un bel po' di fango, quindi a chi ha la voglia di venire qui a fare questo sentiero consiglio di attrezzarsi per camminare attraverso questo fango, attraverso l'acqua che un po' scende anche dal tetto di questo tunnel. I paesaggi di Madeira sono veramente un poema visivo e riescono a trasmettere emozioni che vanno ben oltre le parole. Ma tra la fatica e l'incanto, la meta di Pico Ruivo si fa sempre più vicina. Siamo quasi arrivati a Pico Ruivo, che è la destinazione finale di questo bellissimo trekking. Avremmo voluto fare al ritorno il sentiero dell'altra costa, però purtroppo è visibilmente interrotto e quindi ci toccherà tornare da dove siamo venuti. Non amo fare lo stesso sentiero avanti e indietro, però è il bello del viaggio, è questo. Arriviamo sul tetto di Madeira, Pico Ruivo, 1861 metri. Ma ci godiamo i panorami per pochissimo perché il sole cala molto in fretta e dobbiamo tornare presto indietro, prima che tramonti. Senza dubbio questo è un trekking da 10 lode. Anzi, toglierei la lode solo perché è un vai e vieni, non si può fare l'anello che purtroppo è interrotto. Arriviamo appena in tempo per goderci un tramonto destinato a rimanere a lungo, impresso nella nostra memoria. Il secondo giorno in questa incredibile isola ci porta nella propaggine a est più estrema, ma prima di arrivare a Punta San Lorenzo passiamo sotto la pista dell'aeroporto. Sì, avete capito bene, in un'isola dove non esistono quasi pianure si è pensato bene di realizzare un'opera di architettura di incredibile pregio. Gli scenari di Punta San Lorenzo, dalle ampie radure, dalle falesie imponenti, dai panorami costieri a perdita d'occhio, ci travolgono letteralmente come le onde dell'oceano che si infrangono sui faraglioni sottostanti. Praticamente oggi piove in tutta l'isola. È l'unico punto dove non sembrano esserci nuvole cariche di pioggia è questo. Ma a Madeira abbiamo subito imparato una cosa, che il meteo è incerto come il volo di una farfalla. Impossibile predire quale direzione prenderà con il suo battito d'ali. E tra un acquazzone e il cielo limpido si apre uno spiraglio per fare un volo col drone. Qui, più che in qualunque altro luogo di questo viaggio, abbiamo potuto apprezzare la maestosità e la potenza dell'oceano.
ma anche l'incredibile geologia che caratterizza la costa. Il meteo ci spinge a lasciare Punta San Lorenzo e ci dirigiamo dritti verso un'altra incredibile meta. Stiamo per iniziare il percorso che ci porterà alla cascata Caldeirão Verde, forse una delle più belle cascate di Madeira. Il percorso è abbastanza lungo, sono 6 km andata, 6 km al ritorno, anche qui non c'è un anello e lo scenario è completamente, totalmente diverso da alcune cose che abbiamo già visto come Pico de Areiro o Punta San Lorenzo. Insomma, quest'isola stupisce sempre ad ogni angolo. Qua inizia la parte un po' più avventurosa di questo sentiero. Lo vedete dall'acqua che scorre alle mie spalle, si attraversano diversi punti proprio sotto l'acqua letteralmente, ecco il perché degli impermeabili, ma anche degli ombrelli, che non tutti lo portano, però con tutta l'attrezzatura elettronica che ho per me è necessario. E comunque già da subito questo sentiero è veramente affascinante. Questo sentiero ad ogni metro conquista il nostro entusiasmo e mentre cerchiamo di capire come sia possibile che dei pesci vivano tra le acque di questi canali, la prima delle 3 cascate si palesa davanti a noi. Siamo arrivati nei pressi di un ponte che attraversa una piccola vallecola. Questa levada, e questo è il nome che si dà a questi sentieri, accanto a canali creati moltissimi anni fa per portare l'acqua dalle sorgenti più selvagge fino alle città e ai paesini sottostanti. Sono tante le levada qui a Madeira, questa è una delle più spettacolari. Dal rumore scrosciante di acqua si capisce che stiamo arrivando alla seconda delle 3 cascate di questo bellissimo sentiero. Eccola qui, veramente altissima. I sentieri strapiombanti e i tunnel a Madeira sono una costante, ma non abbiamo mai avvertito minimamente il senso di pericolo. Tutto è molto ben tracciato e messo in sicurezza. Quanto lavoro dietro alla realizzazione di queste gallerie. Tutto per riuscire a portare l'acqua nei paesini e nelle città sottostanti. Sembra sul serio di essere dentro un videogioco. Questo forse è uno dei punti più panoramici in assoluto di questo sentiero. I passaggi in alcuni punti sono talmente stretti che quando arriva qualcuno che sta tornando bisogna un po' fare gli equilibristi per cercare di non cadere all'interno del canale pieno d'acqua. Lo scroscio di acqua si fa sempre più forte, la meta del nostro trekking è vicina. Veniamo catapultati nella magia di uno scenario primordiale dove l'ambiente subtropicale ci avvolge con irriverenza.
Circondati da pura natura, la sensazione di essere dentro Jurassic Park è davvero potente. Sfruttiamo ogni istante che ci è concesso qui per apprezzare la maestosità di questa imponente meraviglia. Le avventure su questa perla nera dell'Atlantico continuano. L'obiettivo di questo terzo giorno è forse la meta più conosciuta e visitata di quest'isola. Ma ve la svelerò tra poco. Prima gironzoliamo un po' tra le strade e gli scenari interni. Siamo arrivati alla foresta di Fanal, forse uno dei luoghi più particolari di quest'isola. Di solito lo abbiamo visto rappresentato in video e fotografie completamente immerso nella nebbia. Questi alberi secolari della foresta di Laurisilva avvolti totalmente appunto in mezzo alle nuvole, in mezzo alla nebbia. Oggi purtroppo in questo momento almeno la condizione meteo non è quella lì. Cercheremo di aspettare qualche ora e, se siamo fortunati, insomma, assistere a questo bellissimo fenomeno che cambia letteralmente il luogo da così a così. Ci avviciniamo a questi alberi secolari, ci facciamo avvolgere dalla loro energia, aspettiamo con pazienza facendoci trasportare dal vento che soffia sulle loro fronde. Passata qualche ora però, realizzo che forse torneremo a casa senza aver potuto assistere alla magia che questa foresta riesce ad acquisire quando le nuvole la abbracciano. Sono diverse ore che stiamo aspettando, ma purtroppo quel famoso fenomeno della nebbia che avvolge questi alberi secolari non si è verificato. Adesso dobbiamo rientrare purtroppo, non credo che avremo la possibilità di ritornare in questo posto, quindi ce lo godiamo con questo forte vento e freddo un altro poco, e poi chissà. Ma la natura ci insegna ancora una volta a non avere fretta. E come un velo sospeso tra la realtà e l'incanto, la nebbia finalmente abbraccia la foresta di Fanal, danza con eleganza tra i suoi rami trasformando l'ordinario in straordinario. Immersi in un'atmosfera irreale, tra patriarchi centenari e muschi rigogliosi, la natura stessa sembra sussurrare antichi segreti. Ogni giorno qui sembra essere più entusiasmante del precedente. Chiudiamo questa ennesima meravigliosa giornata tra il paesino di São Vicente e le scogliere di Ibera da Janela, dove, come in Sud America, mi impongo di toccare l'acqua dell'oceano. Ok, evviva! E mi sono bagnato! Sfruttiamo l'ultimo giorno per vedere la città di Funchal e le sue attrazioni. Ci lasciamo stupire dai 580 metri di salto di Capo Girao. Facciamo un giro tra i vicoli e nel caratteristico mercato, ma soprattutto con la teleferica raggiungiamo uno dei luoghi che più ci ha catturato, il giardino botanico di Monte Palace. Sbagliando strada ci facciamo sorprendere da un inaspettato arcobaleno che dipinge il cielo con i suoi colori vividi e vibranti. Monte Palace si estende su diversi terrazzamenti, offrendo una vasta varietà di piante esotiche provenienti da tutto il mondo. Tra le sue attrazioni ci sono laghetti con cascate pittoresche, mostre geologiche, architetture giapponesi, ma anche inaspettati fenicotteri rosa. Sembra di essere letteralmente in Giappone, o comunque dentro un'animazione di Hayao Miyazaki. Passeggiamo lungo i sentieri ben curati, mi faccio anche ingannare da una scritta sulla mappa, Uccello del Paradiso, e come un cercatore di tesori mi metto sulle tracce di questo volatile come un forsennato. Ma tra i sorrisi e la delusione mi accorgo ben presto che il termine non si riferiva affatto all'animale, ma bensì alla pianta di sterlizia che qui cresce spontaneamente. Per chiudere in bellezza, cerchiamo di vivere l'ultima esperienza, scendendo le ripide strade per ritornare in centro con i Carreiros do Monge. Ma a causa della pioggia li troviamo chiusi. Ci godiamo la discesa tra i ripidi vicoli fino in centro a piedi,
concludendo il nostro peregrinare godendoci l'ultimo bellissimo tramonto. Che ogni viaggio abbia un termine è certo, e lasciamo tutto questo come se avessimo interrotto la nostra avventura sul più bello, consapevoli che c'era ancora tantissimo altro da scoprire. Ma ciò che resta è un caleidoscopio di emozioni, un ricordo indelebile delle meraviglie e delle sensazioni che abbiamo avuto la fortuna di trascorrere lungo questo breve cammino. Porteremo per sempre dentro di noi quegli istanti eterni che come in un sortileggio ci hanno letteralmente regalato attimi di incanto. A contemplare la bellezza effimera della nebbia che avvolge la foresta di Fanal, a farci accarezzare dal vento al tramonto di Pico Areiro, a lasciarci trasportare dal suono degli uccellini e dell'oceano a Punta San Lorenzo, agli scenari da film che le verdissime Levada hanno saputo concederci. Ma questo non è un addio, ma un arrivederci.